Allora ragazzi, buongiorno, sono con la mia postazione Evo Tripod, quella hybrid che sarebbe il picchetto con gambe, e stanno iniziando le gare, i provinciali e tante gare, ci sono già stati i regionali. Il mare è un po' mosso, in alcune zone d'Italia è abbastanza mosso e si necessita di pescare con canna alta, quindi sfrutto questo video, sfrutto l'occasione per ricordarvi che Evo Tripod può essere prolungato e vi faccio vedere come. Ho preso 3 componenti di 3 colori diversi appunto per far vedere dove finisce uno, dove l'altro è essenziale e dove parte il picchetto. Questa è la prolunga in alluminio portacomponenti ed è anche un portacomponenti universale. Si vende anche per tutti coloro che hanno un picchetto, qualunque sia il picchetto, che sia Evo Tripod, un picchetto cinese di importazione. Si inserisce la prolunga dal basso, il portacomponenti in questo caso, si stringe dal pomello e una volta che si è fissata, questa ti permette di applicare 2 componenti laterali, come potrebbero essere un braccetto poggiacanne o un pettinino portatravi, al tuo picchetto, qua e qua, 2 filettature laterali. Si inserisce dal basso, si blocca, la lasci sotto al fondellino della canna, così non interferisce con la canna, e già la puoi portare a questa altezza, e già qui hai poggiacanna se vuoi pescare basso e pettinino. Ma questo video è per farvi vedere invece il secondo utilizzo del portacomponenti universale, che è quello di utilizzarlo come prolunga. Se abbiamo necessità di alzare la canna, questa è una postazione, questa è la mia, è la 180, abbastanza minimale, c'è la vaschettina porta esche, porta renicola, il tubetto portachi qui dietro, un pettinino e un appoggiacanna. Se dovessi alzare la canna ancora di più, vado solamente a togliere il jolly superiore e inserisco in questo spazio la prolunga. La prolunga è fatta apposta per prolungare 2 picchetti, oppure un picchetto con gambe sotto e un picchetto sopra. Qualunque siano i picchetti, non serve un picchetto Evo Tripod, vanno bene anche 2 di quelli normali, quelli economici. Qual è il vantaggio? È che poi questa prolunga, oltre a bloccare il picchetto, quindi io la inserisco, all'interno c'è spazio per un altro picchetto che manderò a battuta, va a toccare fino al corpo del bloccagambe, o eventualmente va a toccare fino al bicchierino se sotto abbiamo un picchetto normale senza gambe. Blocco e ho la canna praticamente altissima per pescare alta. Però adesso che succede? Ho perso i 2 componenti? No, per niente, non l'ho persi, li vado semplicemente a togliere dal jolly e li vado a rimettere all'altezza che avevo, perché questa prolunga ha con sé i 2 slot laterali per i 2 componenti Evo Tripod, e a questo punto io ho una canna altissima, che ovviamente posso anche mettere più bassa, senza rinunciare ai componenti che prima utilizzavo. Ciò significa che la posso mettere lassù se mi serve di metterla alta, ma nessuno mi vieta di poggiare comunque la canna qua. Attenzione però, perché adesso il baricentro di questo picchetto altissimo si è spostato in avanti, quindi non basta solamente piantarlo, ma come ogni tripode che si rispetti è sempre consigliabile poi metterci una zavorra. Il secchio per l'acqua ce l'abbiamo tutti, cordino, e si aggancia. Dov'è il gancio per agganciare il secchio in Evo Tripod? Davanti al corpo blocca gambe. Qua c'è il gancio per agganciare e non è al centro, è leggermente spostato indietro in modo che appesantisce ancora di più il baricentro dalla parte dell'angolare. Fantastico, no? Adesso vi faccio vedere dove arriva.